Oggi parliamo di dipendenze. Dipendenze. Ho un temone dipendenze. Sì. Allora, dipendenze lo distinguerei un attimino. Diciamo che ci sono dipendenze più materiche e dipendenze un po' più che si spostano sul piano più sottile. Quelle materiche sono dipendenze che cristallizzano e focalizzano, diciamo così, nell'aspetto della materia, quindi tutto ciò che si lega un po' al corpo. Potremmo dire, per esempio, una dipendenza dal cibo, una dipendenza anche da un'attività sportiva, no? Uno continua, anche se potremmo dire già una dipendenza sana, ma quando sono quelle cose un po' compulsive, no? Che uno continua a fare e non può farne a meno. Potrebbe essere dipendenza dalla sessualità, anche questa è una cosa molto corporea, o dal fumo, anche da fumare sigarette, o tutte le effetti di droghe leggere, potremmo dire così, no? Sono forme di dipendenze che in qualche modo si richiedono e che bisogna analizzare un attimino però cosa ci sta sotto. Cioè, quello che sto osservando è che queste dipendenze focalizzano, cristallizzano, imbrigliano, diciamo così, la realtà sull'aspetto materico. È come se questo tipo di dipendenza dà forza al corpo, ma noi non siamo solo corpo, quindi essere nella dipendenza di un qualcosa, non so, dal cibo, è come se alimentiamo sempre di più un aspetto corporeo, quindi ci identifichiamo ancora più con la materia, così come anche quando fumiamo, quando facciamo sesso, ovviamente c'è la fisicità che piace. Nel momento che ci sono delle dipendenze più sottili, che potrebbe essere sul potere, sull'essere possessivo su qualcosa, o su voler arrivare a un traguardo anche lavorativo, no? Cioè, sono sempre aspetti di frustrazione, ma ci sono sotto delle dipendenze di identità. Ecco, sono altre forme, non è proprio corpo, ma diciamo è un corpo substrato, potremmo dire emotivo e un po' esistenziale, ma ha a che fare sempre con un livello comunque di identità nella terra. Quindi potremmo dire che sono delle sfumature di dipendenza. Quello che voglio sottolineare, che è sottile, è che tutte queste dipendenze sotto sotto stanno cristallizzando e imbrigliando l'aspetto corporeo. Perché dico questo? Perché, facciamo un esempio, se tu inizi a smettere di mangiare in un certo modo, quindi compulsivo, o inizi a diminuire tutto ciò che è eccitante, quindi il piccante, l'aglio, la cipolla, le cose gelato, lo zucchero, tutto questo che è eccitante, cosa succede? Che lentamente c'è un processo di diminuzione di densità, diremo, di cristallizzazione sull'aspetto corporeo, e diminuendo si lascia più voce all'anima, cioè una parte più interna in noi che in qualche modo ha più spazio per esprimersi. Allora aumenta la creatività, aumentano altre forze, aumenta la pulizia di vedere situazioni e di gioire di tante cose molto più animiche, diremo, no? Molto più spirituali. Ecco perché molte religioni pongono un aspetto che a noi ci viene come dottrina anche pesante, di porre dei voti, no? Diminuire la parte del cibo, rinunciare a una serie di cose. Ora io vorrei parlare di un termine di questa rinuncia. Qua c'è un errore di fondo, perché viene sempre vissuta questa rinuncia in una forma categorica, e quindi poi il disagio e la voglia di ribellarsi, e non ci si riesce mai poi Sì, perché sembra un imbrigliamento moralistico. e poi no, smetti di fumare, smetti di fare sesso, smetti di fare così, uno dice ok, smetti, poi smetti perché sente che c'è qualcosa che non quadra, ma di fondo non ne capisci la realtà, può essere un periodo, poi riprendi, eccetera. Quello da comprendere innanzitutto è che non c'è nessun effetto moralistico, c'è solo una questione che più alimenti, diciamo, un cane, più quel cane diventa grande. Questo cane ti chiede sempre che ha voglia di mangiare, non è che puoi smettere di dargli da mangiare, ma il concetto è che tu devi comprendere perché gli stai dando da mangiare e qual è anche il risultato, ciò che ti conviene, no? di ritorno. Quando comprendi questo, che c'è una parte anche, potremmo dire anche un po' fragile, no? Vuota di te, lentamente smetti di dargli da mangiare, e questo si svilisce sempre di più, diminuisce finché scompare, e compare, diremo invece, un vuoto, uno spazio, una possibilità che è incredibilmente interessante, che dà aspetti nuovi che non ti immagineresti. Dentro lo stato di inquinamento, diciamo così, dalla dipendenza, hai tutto un insieme di cose che non puoi vedere perché non hai l'accesso a poterle vedere. Quando diminuisci e stacchi tutte queste dipendenze, non lo fai per un senso moralistico, ma lo fai perché non vuoi essere così legato all'aspetto materia, quindi diciamo hai 100% di energia, se 100% la dai 80% alla materia, tu capisci che quel 20% non può lavorare più di tanto, se tu ne dai un 20 avrai un 80 invece che ti lavora sull'aspetto dell'anima. Quindi la diminuzione innanzitutto degli aspetti di dipendenza è nella comprensione profonda che stai facendo in questo modo, creando accesso delle parti più alte. È vero che devi staccarti, ma la questione di fondo è il perché ti stacchi ed è il modo con cui ti stacchi. Quindi innanzitutto, se diminuisci il cibo, lo fai perché vuoi
smettere di essere attaccato a qualcosa, perché questo imbrigliamento ti porta su un piano di identificazione della materia sempre di più. Vuoi avvicinarti a questo cibo in modo più sano per poter scegliere di più e non essere scelto, per poter vivere in un modo più consapevole, perché la consapevolezza è ciò che genera la vera libertà e padronanza della materia. Ora torniamo a questo punto. Qual è quindi questa chiave di fondo dell'avvicinarsi a questo? E faccio un esempio, io ho fatto diverse esperienze anche di digiuno, e la cosa interessante, quando esci del digiuno, parliamo del cibo, quando ti riapprocci a mangiare, non è che mangi maccheroni, melanzane, che è il capretto, perché non ti viene, perché energeticamente non sei attratto, perché sei delicato, però hai fame, mangi. Cosa mangi? Ma insomma, mangi un risotto con verdure, un risotto che non so, con un pollo anche leggero, cioè mangi qualcosa che senti che ti aggrada, e quando lo mangi hai tutto quel piacere di cibo, senti che è buono, che ti gusta, senti anche ringraziamento di quanto è bello, ma è quel sano distacco, perché dopo che hai fatto 4-5 bocconi dici anche basta, sai autoregolarti, sai goderti fino in fondo una cosa. Ecco cosa fa la differenza. Cioè la differenza di tutto questo che aspetto è che il giusto, diremmo così, attaccamento, potremmo dire, che è distacco, la giusta dimensione terrestre è la vera chiave, non è distaccarsi in modo furioso o rigido, che è la risoluzione, per cui vediamo tante forme ascetiche che per me sono solo disperazioni, ma è quella sana visione di utilizzare al meglio ogni cosa. Se hai fame mangi quanto un bambino si autoregola, o anche un cane si autoregola, un animale si autoregola, per quando è sazio smette, e così tu sai scegliere la cosa migliore nel momento migliore, più sana per te nel momento giusto, sai gustartela, perché sei sempre un po' sotto a un certo digiuno delle cose, digiuno sessuale, digiuno di parola, sei sempre sotto un certo digiuno. Cosa vuol dire? Che ponderi anche tutto quello che tu fai, poiché sei digiuno, poiché lo ponderi, poiché sei in uno stato anche di minimo, sai dare il massimo nelle cose, sai renderti conto del valore, sai utilizzarle al meglio, e quindi l'imbrigliamento alla materia è nella giusta contrapposizione con l'imbrigliamento nell'anima di un'interlocuzione con la mente che gestisce questi due involucri, che è l'anima e diciamo il corpo, e quindi la giusta cooperazione tra un'anima che diciamo gestisce attraverso la mente il corpo è la chiave da cercare, la giusta cooperazione. Noi siamo troppo imbrigliati invece in un aspetto intasato nella materia, e non c'è un dialogo tra il corpo e tra l'anima, in una mente che fa fatica a dialogare tra i due, e questa è una questione che bisogna iniziare a rendersi conto. Quindi non è che sia sbagliato, anche la sessualità è bellissima, se vediamo la nostra donna e la guardiamo e la onoriamo, vediamo la sua bellezza fisica e siamo eccitati, è una cosa stupenda, però il tema è che quanto, come lo fai, in che modalità, quando lo senti veramente, o è una compulsività, una ripetizione, e quanto digiuno c'è per poi esprimere al meglio questo frutto e goderselo al meglio. C'è sempre una contrapposizione tra un vuoto e un pieno. Questo è il linguaggio sano dell'anima che sa vivere nei mondi in un modo coerente. Grazie.